Ciao raga, qui Paolo HJustice, benvenuti in questo nuovo video del Team United We Stand. Scusate l'assenza, ma da ormai un bel po' di tempo ho perso l'interesse verso il gioco a causa dell'assenza di tornei ufficiali. Comunque, in questo video condivido con voi la mia lista abbandono che utilizza la skill Rinascita Ombra, che ci permette di evocare un mostro da entrambi i cimiteri pagando metà punti vita. Tuttavia la skill card la potremo utilizzare soltanto una volta per duello e durante il turno in cui noi la utilizziamo l'avversario non subirà danno da battaglia. Per quanto riguarda la build è di 30 carte perché le reputo tutte funzionali alla strategia del mio deck. Inoltre con 3 preparazione dei riti e triplo fascino andremo a sfoltire parecchie carte dal nostro deck. Inoltre utilizzo 3 abbandono e 3 riti per ovvie ragioni, così come 3 preparazioni, le quali andranno a permetterci di aggiungere in questo caso appunto un rituale e un abbandono dal deck alla mano. Inoltre preparazione mi permette anche di riciclare abbandono dal cimitero aggiungendolo alla mia mano, ed ovviamente per poterlo fare anche in questo caso devo aggiungere obbligatoriamente il rituale dal deck appunto, altrimenti non si può attivare preparazione. Il lato negativo di questa carta è che la si potrà attivare soltanto una per turno. Triplo Kiko, Kaiku o come si chiama lui, perché semplicemente ha un buon attacco ed è forte contro i mazzi che stallano e anche contro Union e anche contro il Mirror Match fondamentalmente. Inoltre serve anche a non subire Corvo DD e il rilascio delle anime. Triplo Breaker sono un must a parer mio ed inoltre è anche funzionale per permettere di spaccare i mostri equipaggiati ad abbandono, quindi molto interessante in questo caso. Triplo Faceless perché semplicemente per poter fare la lock con abbandono, ed anche perché molti giocatori utilizzano di side rilascio delle anime e Corvo DD che appunto potrebbero rimuoverlo dal cimitero. Inoltre Faceless, ricordo che è sempre un if, quindi questo vuol dire che attiverà sempre il suo effetto di evocare abbandono al cimitero, e effetto particolarmente forte appunto anche in combinazione con l'evocazione di Jinzo. Triplo Curibosfera perché è una buona difesa e può essere utilizzata anche al cimitero come sacrificio per il rituale. Poi passiamo al Lava Golem. Lava Golem è in monocopia perché permette di eliminare mostri fastidiosi ed eventualmente poi essere assorbito da abbandono. Monoginzo per contrastare genericamente tutte le trappole, specialmente nel nostro caso Lost Wind, Buco Trappola Chiuso e Zoma. Ginzo è anche evocabile di skill, quindi questo ci consentirà di proteggere i nostri mostri che andremo eventualmente ad evocare successivamente, appunto Ginzo li proteggerà dalle trappole. A proposito appunto dell'evocazione tramite skill card, ci tengo a precisare che abbandono, essendo un mostro rituale, deve essere prima evocato correttamente per poi poter essere evocato tramite skill card. Un solo hold perché è una carta a parer mio forte e generica contro un pochino tutti i mazzi ed è pure oscurità. Poi triplo Book perché è una carta versatile che comunque all'occorrenza permette anche di coprire abbandono e hold, quindi anche ci permetterà in questo caso di riattivare i loro effetti, ed è anche utile Book contro Buco Trappola Chiuso. Infine triplo Fascino per velocizzare il deck ed eliminare eventualmente carte morte.
Passando al side deck, triplo Corvo DD contro i mazzi che stallano, perché onestamente fatico parecchio a vincerci contro, e per lo stesso motivo utilizzo anche la giara di side, la quale permette anche di riciclare gli stessi Corvi DD. Corvo DD in questo caso l'ho preferito al rilascio di anime, perché posso eventualmente incatenare il suo effetto a Shrine o Book of Life. Inoltre Corvo DD è Dark, quindi molto funzionale alla strategia del deck, quindi rimovibile anche con fascino in oscurità. Poi una freccia contro Union, non solo per contrastare Hangar, ma anche gli equipaggiamenti, specialmente durante il secondo ed il terzo match, poiché ho notato che spesso chi utilizza Union tende a non fondere i mostri per eludere defusione e Lost Wind. Freccia la utilizzo anche contro Falena e in Mirror Match. Infine defusione semplicemente contro Union. Con questo quindi ragazzi siamo giunti alla conclusione del video. Se il video vi è piaciuto mettete like e condividetelo. Grazie per la visione e a presto. Ciao!